che elmi avrebbero utilizzato dei guerrieri gallici del I secolo a.C. durante le guerre di Giulio Cesare in Gallia? Senz'altro elmi come questi. Oggi vi presentiamo questi due elmi che abbiamo realizzato noi qui internamente nel laboratorio di Res Bellica, anche in occasione della realizzazione di un documentario, alcuni brevi video che troverete sul canale dedicati proprio agli equipaggiamenti gallici e romani durante le guerre di Giulio Cesare in Gallia. Queste tipologie di elmo, pur essendo piuttosto diverse, appartengono alla stessa grande categoria denominata degli elmi gallici occidentali. Partiamo da quella che ho in mano. Questo è un elmo cosiddetto tipo Alesia, che, come succede per molte classificazioni archeologiche, è un nome che proviene dal primo sito di rinvenimento di questa tipologia, appunto Alesia, il famoso campo di battaglia, il famoso luogo dell'assedio e dello scontro finale, diciamo così, tra Giulio Cesare e Vercingetorige. Questo elmo ha una diffusione davvero molto ampia nel mondo gallico. Lo troviamo ad Alesia, in Francia, per esempio lo troviamo presso Compiègne, lo troviamo vicino all'Italia, nella località di Giubiasco, e lo troviamo anche per esempio in un luogo che è famoso anche per altri elmi di questo periodo, ovvero Port, nonché Hagen, e tant'è vero che questi elmi rientrano anche nella tipologia cosiddetta Hagen o Hagenport per l'appunto. Questi elmi fanno parte di diverse classificazioni tipologiche che hanno cercato di mettere, come dire, in ordine la classificazione e l'evoluzione di questi elmi. Elmi che tra l'altro daranno un grosso contributo alla nascita degli elmi imperiali romani, per come siamo abituati a immaginarli. Particolarmente il tipo Port by Nidau, ma vediamo già alcune caratteristiche tipiche dei più tardi elmi imperiali nel tipo Alesia che ho in mano. Per esempio il fatto che sia completamente di ferro, la forma generale della calotta, nonché le sue paragnate di sagomate e con i bordi di rinforzo. Quali sono le altre caratteristiche principali di questo elmo? Intanto la forte nervatura che è presente alla base della calotta, e naturalmente la tesa che è stata lavorata interamente a mano e che, come in quasi tutti gli esemplari di questa tipologia, presenta una parte frontale che è un po' più corta e con un bordo non ripiegato, che è soltanto piegato verso il basso a 90 gradi, e questa tesa poi si va ad allargare verso il retro dell'elmo con queste, chiamiamole falde, queste pieghe qui circa alla metà, e poi un paranuca che anche in questo caso assomiglia molto a quello dei più tardi elmi imperiali, con questa nervatura che corre lungo tutto il retro, e in questo caso il paranuca presenta invece il bordo che è martellato e ripiegato. A cosa servono tutte queste pieghe, nervature, scanalature eccetera, che tra l'altro possiamo vedere anche sul secondo elmo del quale parleremo a breve? Sostanzialmente sono tutte soluzioni che servono a irrigidire e rendere più robusto l'elmo in caso di colpi ricevuti. Infatti tra l'altro questo è un tipo di espediente che noi troveremo usato ancora molto avanti nel tempo, anche in pieno medioevo per esempio. Veniamo adesso al secondo elmo, che presenta alcune caratteristiche in comune con l'Alesia che vi ho appena illustrato, ma ne presenta anche tante differenze. Partiamo intanto dalla diffusione dell'elmo, che è radicalmente all'opposto dell'Alesia. Infatti, se dell'Alesia, come vi ho detto, noi conosciamo molti esemplari sui quali ci siamo potuti basare per la nostra ricostruzione, di questa tipologia, che è nota come elmo tipo Forêt de Rouvray, conosciamo soltanto due esemplari. Era un elmo evidentemente molto più raro, e questo elmo, pur rientrando nella stessa grande famiglia dell'Alesia, è conosciuto anche come elmo gallico di tipo ellenistico, e questo per la sua relativa somiglianza con alcuni elmi appunto del mondo ellenistico, anche coevo. Per citare quello che è più simile di tutti a questo, l'elmo di tipologia Konos, che presenta come questo elmo una corta tesa e un apice. Qui tra l'altro, come nei reperti originali, abbiamo lavorato l'apice artigianalmente e lo abbiamo applicato a posteriori sull'elmo. Riguardo sempre alla calotta, abbiamo già visto alcune delle similitudini con il tipo Alesia, vediamo alcune delle peculiarità. Intanto la tesa è sostanzialmente quasi uguale per tutta la circonferenza dell'elmo. Presenta però sempre la caratteristica di essere il bordo solo ripiegato qui davanti, mentre invece sul retro è ribattuto. Inoltre noi vediamo che qui davanti presenta questa borchia, questo ribattino, che va a tenere insieme una fascia metallica qui
all'interno che nei reperti e nei disegni dei reperti è molto ben visibile, ed è una fascia alla quale si attaccano le paragnatidi che, pur essendo sagomate in modo abbastanza simile a quelle dell'Alesia, sono diverse per il fatto di essere decisamente più lunghe. Questo è probabilmente dovuto anche al fatto di come veniva indossato l'elmo. Da ultimo, caratteristica che probabilmente non si è notata molto mentre ve li stavo illustrando, questi elmi hanno anche un'imbottitura fodera interna realizzata in feltro e in pelle, anche in questo caso completamente a mano, artigianale. Tutti e due gli elmi la presentano, non siamo perfettamente certi che anche gli esemplari originali la avessero, ma noi da diverse testimonianze nel corso dei secoli riguardo agli elmi del mondo antico sappiamo che potevano venire applicate diverse soluzioni per rendere più comodo e rendere più protettivo l'elmo, particolarmente indossando un qualcosa di morbido tra la testa e l'elmo. Questi due elmi quindi sono due nostre riproduzioni artigianali realizzate a mano in Italia, qui nel nostro laboratorio, e sono due pezzi unici. Li troverete sul nostro sito rasbellica.com. Se avete domande, dubbi o curiosità, fatecele sapere nei commenti. Noi torneremo presto a parlare di equipaggiamenti del mondo gallico, per cui continuate a seguirci.